Buongiorno, sono Oriana Ciani e sono Associate Professor of Practice presso SDA Bocconi. Per il tumore al seno in stadio precoce, oggi la ricerca ha ridotto le recidive locali al 5% a 10 anni. Questo vuol dire che possiamo iniziare a guardare ad altri indicatori oltre la sopravvivenza per questa popolazione. Per esempio, fino al 30% delle donne vive con risultati estetici insoddisfacenti dopo il trattamento, risultati che potrebbero avere un impatto sul loro benessere e sulla loro qualità di vita. Da più di 3 anni sono coinvolta come ricercatrice del centro di ricerca Cergas nel progetto Cinderella, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Horizon Europe. Il progetto punta a migliorare il percorso delle pazienti che devono sottoporsi a trattamenti locoregionali per il tumore al seno e la comunicazione tra medico e paziente, aiutando le donne a comprendere meglio le conseguenze estetiche e psicologiche delle diverse opzioni di trattamento, chirurgia o radioterapia. Come si fa questo? Il progetto utilizza delle tecniche di intelligenza artificiale per analizzare immagini di migliaia di donne che hanno affrontato interventi simili. Attraverso questo sistema è possibile individuare casi comparabili e offrire alla paziente una rappresentazione realistica dei possibili esiti estetici del trattamento. Non si tratta di promettere risultati, ma di rendere il confronto più concreto, più informato, più partecipato e di allineare le aspettative pre-intervento ai risultati post-operatori. Il medico e la paziente possono così discutere su basi condivise, riducendo incertezze e favorendo una decisione consapevole. Attraverso l'app Cinderella le pazienti ricevono informazioni personalizzate su tutti gli aspetti del trattamento, bilanciate da aspettative realistiche su come potrebbero essere i propri risultati estetici, valutati in modo il più possibile oggettivo. Questa soluzione digitale è attualmente in corso di validazione con uno studio clinico randomizzato in 5 paesi. Il nostro team al Cergas Bocconi si occupa di valutare l'impatto economico, organizzativo e sociale di questa innovazione. Abbiamo già raccolto dati da 1 migliaio di pazienti nel pieno rispetto degli standard etici e della protezione dei dati personali. I risultati saranno disponibili il prossimo anno, ma un messaggio è già chiaro: sensibilizzare sul miglioramento della qualità di vita e di tutti gli aspetti dell'assistenza che influiscono profondamente sulla vita di milioni di persone. Se la sopravvivenza non è fortunatamente più l'unica misura del successo, allora la qualità della vita e l'empowerment delle pazienti devono assumere il ruolo che spetta loro nella cura del cancro al seno. Grazie.